Se c'è un gusto in gelateria importante e necessario è senz'altro il fior di latte. Nel mio caso poi è fatto con questo latte meraviglioso crudo, che il latte crudo meraviglioso che viene dalla fattoria Poggio di Campo Orbiano è il principe dei gusti. Questo può essere anche usato per fare tanti altri gusti. Per esempio possiamo usarlo per fare un variegato all'amarena. Oggi avremo delle amarene meravigliose che vengono dal Piemonte e faremo una variegatura e quindi faremo anche vedere l'arte di variegare un gusto. E poi ovviamente il classico dei classici, la stracciatella. La stracciatella nasce a Bergamo nel 1961 per mano di Enrico Panattoni nella gelateria Marianna. Forse per sbaglio, ma comunque da allora nasce questo nuovo gusto che si espande in tutto il mondo e fra 2 anni festeggerà i suoi 60 anni. Quindi noi andremo a fare anche questo gusto. Partiamo dal fior di latte. Che cosa abbiamo bisogno per fare un ottimo fior di latte? Dell'ottimo latte, perché? Perché il latte nel fior di latte rappresenta più o meno il 60%, quindi migliore è la qualità di questo latte, migliore sarà il risultato. Ovviamente ci sarà della panna per arricchirlo di grassi e poi ci sono degli zuccheri. Abbiamo scelto il saccarosio, vale a dire lo zucchero comune, abbiamo scelto il destrosio che ci serve per abbassare il punto di congelamento, quindi per riuscire a gelare meglio questo gelato, e poi abbiamo anche del latte magro in polvere. Ci serve per sostenere questa massa, quindi è un po' come diciamo le mura di una casa questo latte magro in polvere, arricchiscono ancora più di proteine. Poi abbiamo il nostro stabilizzante, che è una miscela che io ho preparato, la mia miscela preferita, che è fatta di fibre di agrumi, farina di semi di carruba e farina di semi di guar. E quindi anche questo andiamo ad aggiungerlo perché abbiamo bisogno di gelificare queste acque e questi ingredienti ci aiutano. E poi per ultimo un po' di sale. Un po' di sale come nella vita, ci vuole un po' di sale per dare gusto. Iniziamo a preparare il gelato di fior di latte. Allora intanto metto il mio pentolino qua sopra la nostra bilancia, il latte va pesato, tutto va pesato. Il gelato è una scienza quasi precisa. Non siamo dei farmacisti, ma ci avviciniamo. Ecco. Perché ogni piccola variante di tutto questo potrebbe modificare il risultato finale. Eccolo. Ancora un po' di latte, più del 60% in questo caso. Perfetto. Ora ci andiamo ad aggiungere la nostra panna da affioramento, bellissima, sempre di quella del Poggio di Campo Orbiano. La mettiamo sul nostro fornellino perché questo deve essere pastorizzato. Nel frattempo che lui si scalda, adesso vado a miscelare tutti gli altri ingredienti. Lo faccio perché, per esempio, nel fatto dei nostri neutri, quindi stabilizzatori, lo dovrei miscelare bene insieme al saccarosio per evitare dei grumi. Quindi non faccio altro che metterlo qua assieme. Mi aiuto con la nostra piccola frusta e poi ora aspetterò il raggiungimento dell'ideale della temperatura di esercizio per mettere questo. Però nel frattempo metterò già dentro un po' di latte in polvere perché questo è bene metterlo a freddo, quindi riesce meglio a miscelarsi. Ecco, aggiungo piano piano. Ecco, più o meno adesso avremo sui 30 gradi, 85 gradi, abbiamo completato la nostra pastorizzazione che ci aiuta a miscelare bene tutti gli ingredienti che abbiamo qua dentro, ma anche è un fatto di sanità, nel senso che se ci fossero presenti alcuni batteri patogeni con gli 85 gradi siamo certi che questi sparirebbero. Ecco, ora vedo che sta già salendo. Io a questo punto comincerei ad aggiungere anche il destrosio. E poi è la volta del saccarosio con gli addensanti.
Anche questa volta procederò piano piano, sempre per un discorso di grumi. Nella nostra gelateria ovviamente non facciamo a questa maniera. Nella nostra gelateria abbiamo dei pastorizzatori che sono ben capienti e quindi noi lo facciamo con i nostri pastorizzatori che automaticamente riscaldano a 85 e poi riducono a temperatura molto veloce di 4 gradi centigradi. In un'ora circa raffreddano e questo ci garantisce anche un prodotto salutare per diversi giorni. Non dovrà mai superare i 4 giorni una pastorizzata. Se uno dovesse superare questo tempo, il quarto giorno, sarebbe bene ripastorizzare. Magari non a 85 gradi, ma una pastorizzazione più bassa che va a alterare meno anche l'aroma di tutti i componenti e i profumi, arrivando a 65 gradi per 30 minuti circa. Adesso con questa sonda controllerò la temperatura, direi che siamo quasi alla temperatura giusta, desiderata. Sì, ma ancora un po', forse abbiamo bisogno ancora un po'. Le funzioni principali degli zuccheri sono quelli di sciogliersi bene, di amalgamarsi bene e dopo abbassare il punto di congelamento e dare anche la giusta dolcezza. Invece le addensanti vanno a legare l'acqua libera che si trova in giro. Cos'è quest'acqua? Noi non ci abbiamo messo l'acqua, però ci abbiamo messo il latte, ci abbiamo messo la panna. Dobbiamo sapere che il latte contiene l'87% circa di acqua e senza questa acqua non sarebbe possibile avere il gelato, perché l'unica cosa alla fine che poi gela è l'acqua, perché tutti gli altri ingredienti contrastano questo congelamento. L'equilibrio di questo contrasto che c'è fra l'acqua che vuole gelare e tutti gli altri componenti che abbiamo messo dentro che non vogliono far gelare fa sì che il gelato esista. Ecco perché si pesano tutti gli ingredienti, perché qui l'equilibrio deve essere perfetto. Il gelato in realtà è un equilibrio totale. Dicevo prima che dobbiamo raggiungere la temperatura di 85 gradi. Adesso guardiamo a che punto siamo arrivati. Siamo ancora un pochettino lontanini. Nel frattempo, però, un po' di sale non fa male. Bene, diamo un'ulteriore controllatina. Ecco, vedete, siamo riusciti a ottenere perfettamente gli 85 gradi. Vedete, la pentola è ben pulita, quindi non abbiamo nessun residuo, non abbiamo attaccato niente, quindi il nostro fior di latte sarà proprio perfetto così come lo volevamo. Ora aspettiamo un attimino che questo abbassi di temperatura e poi lo metteremo in macchina. Adesso non resta altro che mantecare. Guardate la meraviglia, questo meraviglioso principe di tutti i gelati. Verrebbe voglia di tuffarsi dentro, ve lo giuro. Adesso questo lo mettiamo via, lo metto un attimo in abbattitore. Questo è un procedimento molto importante, perché? Perché una gran parte dell'acqua che è dentro il gelato, che non è congelata, è rimasta ancora libera, deve essere anch'essa congelata e nell'abbattitore riusciamo a farlo creando solo dei microcristalli di ghiaccio. Altrimenti, se lo mettessimo in un congelatore convenzionale, questi cristalli sarebbero ben più grossi e risulterebbero magari più tardi un po' più screpoloso il gelato. Ecco, questo è il motivo per cui viene usato l'abbattitore. Ci starà qualche minuto, 10-20 minuti, tanto per bloccare anche la sua struttura.
Ti è piaciuta questa lezione? Ah! Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, il mondo di accademia.tv ti aspetta.